Ciao amici del Walking Robin, oggi vi presento la BV Tent di Blue Ball Gear, un prodotto a cui sono molto affezionato in quanto ho contribuito alla sua realizzazione. Quando Josefa, il ragazzo che ha creato la realtà Blue Ball Gear, mi ha contattato per chiedermi di testare la sua ultima invenzione, una BV Tent, non posso negare di essere partito con un pregiudizio, ovvero che le BV tent siano forse la cosa più inutile in ambito escursionistico. La BV tent infatti dovrebbe essere una via di mezzo tra un sacco da bivacco alpinistico e una tenda vera e propria. Lo scopo di una BV tent infatti sarebbe quello di unire i vantaggi di un sacco da bivacco alpinistico, quindi la facilità di setup, l'ingombro minimo, la leggerezza, con le caratteristiche che fanno della tenda uno dei migliori ripari in ambito outdoor, ovvero una capacità maggiore di protezione, la possibilità di avere un vestibolo in cui riporre il proprio equipaggiamento e una migliore abitabilità. Nella realtà dei fatti la maggior parte, se non la quasi totalità delle BV tent presenti in commercio non hanno né le caratteristiche ottimali dei sacchi da bivacco né quelle della tenda. Infatti spesso, come si dice, non è né carne né pesce, nel senso che spesso si tratta di tende che sono comunque relativamente pesanti, nel senso che superano spesso il chilo e al tempo stesso hanno una vivibilità interna veramente ridotta. Oltre che, come mi è capitato di testare, le dimensioni di questi vestiboli che vengono aggiunti sono veramente ridicole. Josefa di Blue Ball Gear si è messo in testa invece di produrre una vera e propria BV tent in grado di sopperire alle mancanze dei competitor. Come sapete, ho recentemente fatto una video recensione di una tenda che sto adoperando da tantissimo tempo nei miei viaggi guidati, che è la Pedestrian di 3F Ultralight Gear. Come vi avevo detto, quella è una tenda con molte caratteristiche da BV tent. Lo spazio interno non è grandissimo, eppure c'è la possibilità di stare seduti comodamente all'interno, c'è un grande vestibolo a disposizione, insomma ha già delle caratteristiche molto interessanti. Oltretutto il peso di quella tenda è circa 800 grammi, quindi decisamente inferiore rispetto a una tenda di tipo tradizionale. Il vero aspetto negativo di quella tenda è che la sua stabilità in condizioni di vento molto forte o di nevicate, diciamo, non è ottimale e quindi si tratta di una tenda ottima per un uso 3 stagioni ma non invernale. Blue Ball Gear ha deciso di risolvere anche questo punto, cioè sviluppando una tenda, una BV tent, in grado di poter essere utilizzata anche in ambito invernale.
Nelle classiche BV tent è pressoché impossibile immaginarsi di rimanere seduti eretti. Nella BV tent di Blue Ball Gear questo invece è possibile. Considerate che sono alto 1,80, le spalle ce le ho relativamente larghe, eppure non sto toccando né con le spalle né con la testa il telo della BV tent. Questa era una cosa che in realtà nella prima versione succedeva, ma Josefa di Blue Ball Gear è stato molto bravo a sistemare e a correggere il problema senza andare a aumentare il peso della BV tent. Ora voglio mostrarvi le dimensioni del vestibolo. Come potete notare, il vestibolo è davvero molto ampio, ci può stare tranquillamente lo zaino, ci può stare tranquillamente le scarpe. Qualora volessimo cucinare, lo spazio a disposizione è sufficiente, bisognerà semplicemente spostare lo zaino dal vestibolo alla camera interna. Per separare il vestibolo dalla camera interna vi è una comoda zip che crea questa barriera in cui è presente una mesh che comunque conferisce anche una certa protezione da schizzi d'acqua, conferisce anche l'abilità di traspirazione della camera interna. Proprio per la traspirazione possiamo notare che oltre a questa grande porzione in mesh zanzariera vi sono anche alla sommità, quindi nei punti dove viene fissato il bastoncino, altre 2 porzioni di mesh e una sul fondo. Lo spazio interno, come vedete, è sufficiente per ospitare una persona sdraiata su un materassino gonfiabile. Le dimensioni del materassino possono essere tranquillamente quelle standard e a mio avviso può ospitare in maniera piuttosto confortevole persone alte fino al 1,90 m. Questi sono i 2 punti di fissaggio dei tiranti esterni. Questa è stata un'aggiunta che ho suggerito a Blue Ball Gear proprio per aumentare sia la stabilità della tenda in presenza di forte vento, sia lo spazio interno a disposizione. In questo modo anche girarsi all'interno della tenda non è più complicato come nella prima versione. Una caratteristica comune alla maggior parte delle tende per uso invernale è la necessità di utilizzare numerosi picchetti per il setup. Questa quantità di picchetti è spesso giustificata dalla necessità di dare stabilità alla struttura. Ma come potete immaginare, se dobbiamo creare dei punti di attacco per fissare al suolo i tiranti della nostra tenda, nella neve fresca è necessario effettuare quelli che vengono chiamati corpi morti, perché i classici picchetti da neve, quindi quelli più larghi, non hanno una superficie sufficientemente ampia per evitare che possano uscire dal manto nevoso e quindi rendere totalmente inutile l'uso del punto di tensione. La prima BV tent che Blue Ball Gear mi ha mandato utilizzava solamente 2 picchetti per poter essere montata. Quella è stata sicuramente una delle caratteristiche più interessanti che ho notato subito, ma questa si traduceva in una stabilità piuttosto ridotta quando il vento cambiava direzione. Come potete notare, la tenda ha una forma estremamente affusolata, è stata studiata per essere il più possibile aerodinamica. Questa struttura è estremamente efficiente qualora il vento soffiasse parallelo al lato lungo della tenda, ma se il vento cambiasse direzione, magari durante la notte, il lato lungo della tenda verrebbe colpito in maniera perpendicolare e, come ho avuto modo di testare, la tensione del telo non era assolutamente sufficiente a reggere un simile carico, una simile pressione. E quindi come prima cosa ho consigliato a Josefa di mettere dei tiranti laterali in modo da incrementare la tensione sul lato lungo. Questi tiranti si sono rivelati estremamente efficaci e fondamentalmente hanno aumentato il numero di picchetti necessari da 2 a 4, che comunque rimane ancora estremamente gestibile. Uno dei vantaggi di questa tenda è senza dubbio il fatto che occupi estremamente poco spazio. Potete montarla tranquillamente su una cengia, su un crinale, su posti davvero di dimensioni molto ridotte. Voi potrete dirmi: ok Roby, ma comunque mi sembra tipo una bara.
Beh, ragazzi, questa è una BV tent, cioè è pensata per l'escursionista minimalista o per l'alpinista che voglia portare con sé il minor peso possibile. Dovete pensare che questa tenda, comprensiva di picchetti e di paleria per la parte terminale, bene, il peso di questa tenda è appena superiore ai 500 grammi, quindi è un peso realmente molto ridotto. La cosa interessante è che una tenda così leggera, così veloce da montare, con così tanti pregi, ha un costo estremamente basso, intorno ai 250 euro. Potete trovare tende più leggere? Sicuramente, ma dovete immaginare di spendere circa 3 o 4 volte la stessa quantità di soldi che viene richiesto per questo prodotto. Ho personalmente testato questa tenda in una estrema varietà di condizioni. Quando non mi aspetto condizioni particolarmente problematiche, mi bastano solamente 2 picchetti per fissarla al suolo. Quando invece, per esempio, mi accampo in alta quota come oggi, allora ne utilizzo un totale di 6 per garantire la massima stabilità. La tenda si è rivelata estremamente affidabile anche in uso invernale con grosse nevicate. La forma stessa della tenda impedisce l'accumulo di neve al di sopra. Quindi è una tenda che potrete utilizzare davvero durante tutte le stagioni, il che a mio avviso ne fa senza dubbio la tenda a 4 stagioni più leggera disponibile in commercio. Come vedete utilizza bastoncini da trekking come sostegno principale, quindi l'unica avvertenza che vi do è che per il setup i bastoncini devono raggiungere i 120 cm di altezza e l'altra piccola accortezza è che non devono avere un'impugnatura troppo larga, perché la tasca sommitale è stata pensata per ospitare impugnature piuttosto ridotte, quindi non molto più larghe del bastoncino stesso. Questo è forse un limite che farò comunque presente a Blue Ball Gear per cercare di migliorare anche appunto l'adattabilità della tenda a diversi tipi di bastoncini da trekking. L'altro punto su cui sicuramente mi potrete fare delle domande è la formazione di condensa. Posso dirvi che se studiate bene la posizione in cui mettere la tenda non avrete assolutamente problemi di condensa. Se è presente vento, la condensa non si formerà. Se non è presente, allora il rischio ovviamente è più alto. Blue Ball Gear ha studiato bene le prese d'aria della tenda, ma ovviamente queste non sono l'unica condizione per evitare la formazione di condensa stessa. Il mio consiglio è di utilizzarla con un sacco a pelo che abbia una superficie idrorepellente, oppure di utilizzarla in combinazione con un sacco da bivacco traspirante come il Sol Escape Light. L'ideale è utilizzarla con il quilt di Blue Ball Gear, che è un quilt pensato per avere una superficie totalmente idrorepellente e, come sapete, è un quilt particolarmente adatto all'uso invernale. Per quanto mi riguarda, ancora oggi tendo a preferire tende più spaziose rispetto alle BV tent. Ma, come mi sta succedendo spesso, ad esempio quando conduco i miei trekking guidati in cui porto moltissimi accessori, moltissimo equipaggiamento in più, proprio nell'eventualità che qualcuno dei miei clienti abbia dei problemi, bene, è importante per me minimalizzare il più possibile il mio equipaggiamento. Una tenda come la BV tent di Blue Ball Gear è estremamente compatta, estremamente leggera e quindi diventa più che adatta alle mie necessità. Bene amici, prima di salutarvi voglio dirvi due cose. È vero, sono un ambassador di Blue Ball Gear, è vero, contribuisco anche allo sviluppo di molti prodotti di Blue Ball Gear e in particolare ho contribuito alla realizzazione di questa tenda, ma non ne ho un ricavo diretto dal punto di vista economico. Quindi spero che riusciate a credere all'onestà della mia recensione. Ancora una volta vi dico, questa è una tenda che troverete veramente perfetta nel caso in voi siate dei true hiker minimalisti o degli alpinisti che vogliono cercare di minimizzare l'ingombro e il peso della propria tenda. Se invece cercate una tenda che sia spaziosa e confortevole, non è ovviamente la tenda che fa per voi.
I veri vantaggi di questa tenda sono ingombro, avete visto si tratta di un sacchetto davvero minuscolo, all'ingombro di circa 1 litro, sono il peso, 500 grammi per una tenda sono davvero pochi, e la possibilità di essere utilizzata in tutte e 4 le stagioni. Bene amici, con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video di The Walking Robin. Alla prossima, ciao!